gente che cos'è. Sì, e quindi poi cos'è successo? Beh, sono solo arrivato io. Sì, questo me l'ha già detto la volta scorsa. Non si ripeta, per favore. Non è Paganini lei, è Goldoni. Dai, non si ripeta. Vada avanti che sono curioso. Adesso ci arrivo, non mi metta fretta, altrimenti non capirà niente e come al solito mi farà un sacco di domande cretine, come l'altra volta. Certo che lei è proprio simpatico, Acido che caglia il latte al suo passaggio, Nel Settecento la situazione a Venezia era disastrosa. La commedia dell'arte era diventata triste, mediocre e ridicola, noiosa e assurda. Mentre gli intellettuali, raffinati geni, per carità, ma incapaci di scrivere 2 righe comprensibili. Pensi che questi intellettuali scrivevano per il teatro nella lingua di Dante e di Boccaccio, cioè di mezzo millennio prima, con il risultato tremendo di usare parole che non solo i foresti non capivano, ma anche gli stessi italiani non riuscivano a comprendere. Certo, tenere in vita una lingua morta e che nessuno capisce è lodevole, ma non si può poi pretendere di riempire le sale. Sì, ok, ma cosa si vedeva a teatro, quindi? Teatro. Lei fa presto a dire teatro. Sono certo che non sappia nemmeno di cosa stiamo parlando. Oh, ma lei è così simpatico sempre o l'han fatta studiare per esserlo? Per cominciare, anche il concetto di teatro era completamente diverso. Niente pubblico al buio, niente silenzio in sala e men che meno sacro rispetto per l'intellettuale che aveva creato la grande opera. Deve sapere che in questo tempo gli spettacoli teatrali erano quasi decorativi. La gente a teatro ci andava per far vita sociale, per incontrare gente, per sedurre un amante. Me le immagino. Le tresche, tendine chiuse, ghiotte. Lei ci scherza, ma non è così lontano dalla realtà. Stavolta a teatro succedeva anche quello. Il teatro era un po' un grande salotto dove si aveva musica e recitazione sempre di sottofondo. Era spesso una questione mondana più che di teatro in sé. Quindi la storia della trona ci sta, quella che vendette il palco più caro della Mona. Quanto avevano pagato i conti del Nord per quella sera? 80 zecchini per un palco una sera soltanto. Oh, vedo che finalmente comincia a capire. Non era lo spettacolo che faceva il prezzo del biglietto, ma l'accesso alle relazioni che si potevano avere una volta entrati a teatro. Ma se il pubblico ascoltava lo spettacolo era anche peggio. Se non apprezzavano, lo facevano veramente capire, urlando, lamentandosi, fischiando e lanciando anche cose dall'oggione. E anche peggio. Ma allora era un luogo veramente vivo il teatro all'epoca vostra. Mica quel mortorio del teatro di oggi. Tutte teste bianche in platea e appena finisce lo spettacolo tutti a casa come quando è finita la messa. Così sono intervenuto io, facendo quello che in Italia nessuno aveva ancora mai pensato di fare. Cosa? Dopo aver scritto per anni e anni canovacci per la commedia dell'arte, ho capito che, rullo di tamburi, bisognava rendere vive le maschere. Sì, cos'è questa? Una frase ad effetto teatrale? Guardi che non siamo mica qua a prendere applausi, Lei è davvero senza speranza. Non si riesce proprio a farlo un discorso serio con lei, Stavo dicendo sul serio. Bisognava rendere le maschere davvero vive. Basta attori senza volto e senza carattere. Il teatro doveva raccontare la realtà, proporre storie verosimili e presentare personaggi che assomigliassero agli spettatori. Cavolo, un bello switch, ma come hai fatto a cambiare tutto dopo 200 anni di tradizione? Sono partito dalle maschere stesse. Sì, sono partito dai personaggi della commedia dell'arte. Pantalone, Arlecchino, Colombina e un po' alla volta ho cercato di renderli sempre più realistici, di toglier loro la maschera. Ma non è stato facile. Bisognava insegnare agli attori a recitare in modo completamente diverso, a seguire un copione, per esempio. E non sempre ci riuscivo, perché lei non lo sa, ma glielo dico io. Gli attori sono testardi. Poi c'era il pubblico, che a volte mi acclamava e a volte mi fischiava. E così ogni volta bisognava ricominciare da capo. Poi avevo dei nemici. Dei nemici? Ma che nemici potrebbe avere uno scrittore? C'era il Calvi, che era un prete, che scriveva tutto quello che il pubblico voleva farsi sentire recitare. Capirà che fantasia. O peggio ancora, il mio acerrimo nemico, il Gozzi. Mannaggia il Gozzi. Un nobile, un patrizio, che pensava che io fossi un rivoluzionario politico. Trovava orribile che io volessi raccontare la realtà. Pensava che fosse pericoloso per la stabilità della Repubblica di San Marco. Beh, uno psicopatico. Così, se io volevo raccontare tutte le tresche dei patrizi, le storie dei servi, i traffici dei mercanti, la realtà, la vita sudata e senza nessuna patinatura, la vita veneziana d'allora, lui invece, da buon patrizio qual era, non era interessato al presente. Voleva che si raccontassero solo fiabe con grandi macchine teatrali, canovacci brillanti
importanti e straordinari effetti scenografici. Figurarsi raccontare le storie della vita sporca e vissuta. Una bella battaglia la vostra, eh? Ma Gozzi non era solo il mio acerrimo nemico. Acerrimo, eh? Era anche uno scrittore maledettamente geniale. Aveva visto il potenziale del mio lavoro ed è riuscito a mettermi contro proprio il pubblico. Mazza, deve essere stata dura qua, eh? Altro che dura. Sono stato costretto ad andare via da Venezia. Sono dovuto andare a Parigi. Tra l'altro a scrivere Canovacci per il teatro della Comédie des Italiens. Dopo tutta la fatica che ho fatto per inventare un nuovo teatro, sono dovuto tornare alla precedente commedia dell'arte. Poverino, mi dispiace. Non è mica finita, sa? Magari. Quando arrivai in Francia, il mio lavoro comunque mi venne riconosciuto e mi fu girato dalla monarchia francese un vitalizio mensile come scrittore. Cioè, la pagavano in modo tale che lei non avesse problemi di denaro e potesse continuare a scrivere, giusto? Esatto, ma Madonna, ma è una gioia per Carlo Goldoni. arriva la rivoluzione francese e mi viene tolto il vitalizio. Gli scrittori francesi però protestano e i rivoluzionari ci ripensano e cambiano idea. Così mi viene di nuovo assegnato il vitalizio. Ma quando il messaggero venne a comunicarmi la buona novella, era già troppo tardi. Ero morto da poco meno di un giorno. Ma che sfiga! Le do una mano io adesso. In che modo? Gli amici del Teatro Goldoni, quindi immagino adesso possiamo dire il suo teatro, mi hanno chiesto di raccontare Le baruffe chioggiotte. Mi dà magari una mano che la prepariamo assieme così la racconto bene? Certo, ma forse è meglio che le spieghi qualcosina, perché ho visto che ha la testa particolarmente dura, e fa fatica a capirle, queste cose di cultura. Sia mai che... Bene, sono pronto. Non vedo l'ora di raccontare le sue baruffe chioggiotte. E come si dice a teatro? Merda, 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 merda. Piramidi di merda, panorami pieni di... Se ti è piaciuto il video, metti like alla pagina.